Benvenuti o bentornati su questo canale dove parliamo di arte, musica e letteratura. Io sono Beatrice e oggi parliamo della ragazza con l'orecchino di perla. Il titolo è Ragazza col turbante, conosciuto anche come Ragazza con l'orecchino di perla. L'autore è Jean Vermeer e il dipinto è datato 1665-1666. È un olio su tela e misura 44 cm e mezzo per 39 cm. Attualmente si trova al Mauritshuis, letteralmente Casa di Maurizio, che è un museo a L'Aia, nei Paesi Bassi. Questo è il quadro più famoso di Vermeer. Il dipinto è apparentemente un semplice ritratto che raffigura una giovane ragazza che guarda verso l'osservatore. Questo dipinto sembra una fotografia, anche se all'epoca la fotografia non esisteva ancora. Questo dipinto infatti ferma un attimo, come se la ragazza fosse stata presa di sorpresa e fotografata nel momento in cui si sta girando, come se qualcuno l'avesse chiamata. La ragazza infatti è presa di tre quarti, mentre sembra ancora voltata di spalle. E anche l'espressione del suo viso denota questo evento non atteso, non programmato. La ragazza infatti non ha un'espressione definita e non è in posa, ma sembra sorpresa. La giovane ragazza infatti ha il viso rilassato, ha gli occhi rilassati con le palpebre leggermente abbassate e la bocca semiaperta. Ha l'espressione che avrebbe chiunque di noi se, camminando per la strada o intento in una qualunque faccenda, venisse chiamato e soprappensiero si voltasse verso l'interlocutore. La giovane ragazza ha la pelle chiara e gli occhi di un marrone grigiastro, quasi privi apparentemente di ciglia e di sopracciglia, che probabilmente sono così chiare da essere quasi invisibili. Per questa ragione, anche se i suoi capelli non sono visibili, si potrebbe supporre che la ragazza sia bionda, o almeno devo dire che io l'ho sempre percepita bionda, questa ragazza. I capelli, infatti, sono coperti dal grande turbante che dà il titolo originale a questo dipinto, Ragazza col turbante. E il turbante in questione è ottenuto legando e girando quella che sembra una lunga stola di due colori, azzurro e giallo. E la ragazza indossa una giacca color senape che sembra essere piuttosto pesante, dal cui colletto spunta quella che potrebbe essere una camicia bianca. E l'altro punto focale di questo dipinto è quello che dà il secondo titolo all'opera, forse il più conosciuto, Ragazza con l'orecchino di perla. La ragazza infatti indossa un vistoso orecchino, fatto con quella che sembra essere una grande perla, arrotondata e a forma di goccia. E oltre alla ragazza, con la piena luce sul volto, non c'è altro nel dipinto. Il fondo infatti è totalmente nero e questo sfondo nero regala un'incredibile tridimensionalità e luminosità al soggetto, in cui sono focali i punti di luce e i riflessi, la lumeggiatura sulle labbra, i piccoli riflessi negli occhi e il riflesso sulla perla dell'orecchino. Il quadro è ormai così famoso da venire soprannominato la Gioconda o la Monna Lisa olandese. Questo quadro è oggi famosissimo, in parte perché ci è stato scritto su un romanzo
e poi è stato fatto un film che si basava poi sul romanzo. Ma in parte c'è da dire che questo quadro è sempre stato famoso, da quando è stato riscoperto. Ma perché? Questo quadro esercita un fascino particolare e intorno a questo quadro aleggia un mistero. Ma andiamo con ordine e quindi cominciamo a dire qualcosa sulla storia di questo quadro, o almeno per quello che si sa. L'autore di questo quadro è Jean Vermeer, il cui vero nome completo in realtà era Johannes van der Meer e lui si firmava tra l'altro I.V. Meer, ovvero I per Johannes, V per Van e poi Meer. Questo nome viene poi, diciamo, abbreviato, viene fatta quasi una crasi e viene fuori Jean Vermeer e tutti conosciamo questo pittore come Jean Vermeer. E Vermeer nasce a Delft nel 1632 e morirà sempre a Delft nel 1675. Vermeer era figlio di un tessitore di seta che si occupava anche di commerciare opere d'arte. E tra l'altro i suoi, intorno al 1641, acquistarono anche una locanda e quindi cominciarono anche a lavorare come locandieri. Tra l'altro questi mestieri verranno poi passati a Vermeer quando suo padre morirà, quindi Vermeer erediterà sia il mestiere di commerciante di opere d'arte sia la locanda e quindi sia il mestiere di locandiere. C'è da dire comunque che noi di Vermeer, della vita di Vermeer, sappiamo sì, ma non poi tantissimo. E anche lui, quando era in vita, era una persona piuttosto riservata. E infatti è stato soprannominato nel corso del tempo la Sfinge di Delft, perché era un tizio che stava un po' sulle sue, che non, insomma, non è che si sapesse più di tanto, e infatti attualmente oggi non è che si sappia più di tanto di Vermeer. E lo vedremo tra poco, infatti non sappiamo un granché del mistero che aleggia attorno a questo quadro. Ci arriviamo. E Vermeer era di religione protestante, tuttavia sposò nel 1653 Caterina, che era invece di fede cattolica, quindi probabilmente lui si è convertito al cattolicesimo e i due ebbero tanti figli. Alcune fonti riportano 14, altre riportano 15. Però insomma ebbero molti figli e sopravvissero quasi tutti, ne morirono a seconda delle fonti 3 oppure 4. E Vermeer passò tutta la sua vita a Delft, cioè la città dove era nato, che è una città dei Paesi Bassi non lontano dalla città di Haia, sempre in Olanda. Vermeer vive quindi nella sua città, sposato con i suoi figli, con la sua famiglia e si occupa di fare il pittore, perché ovviamente è un pittore, si occupa anche di commerciare opere d'arte e si occupa anche della sua locanda. Tuttavia, nel 1675 Vermeer muore, è piuttosto giovane e la cosa importante è che Vermeer, quando muore, lascia la sua famiglia praticamente in povertà. E qui la domanda è: ma com'è possibile che aveva ben 3 lavori? Non è chiarissimo. Infatti, come detto, di Vermeer sappiamo sì, però a tutt'oggi rimane ancora una persona, una figura un po' enigmatica. Quindi, perché Vermeer ha lasciato la sua famiglia in povertà? Le spiegazioni potrebbero essere almeno 2. Da una parte abbiamo il fatto che l'Olanda aveva subito un'invasione e quindi probabilmente l'economia del paese non andava benissimo in quel periodo. Dall'altra parte si può anche dire che Vermeer era sì un pittore, ma non produsse tantissimo nella sua carriera e questo probabilmente perché era un grande perfezionista e quindi è molto probabile che lui passasse molto, forse troppo tempo su ogni opera che faceva e questo ovviamente diminuiva di molto la sua produttività.
Queste sono comunque delle ipotesi. La reale ragione a tutt'oggi non la sappiamo, o almeno io non l'ho trovata, non ho trovato spiegato una ragione precisa e sicura del perché Vermeer fosse praticamente in bancarotta. Tuttavia, tant'è. La sua famiglia, insomma, purtroppo viene lasciata in povertà. Ma accadde anche qualcos'altro, ovvero con Vermeer morì anche la sua fama, a tal punto che nel Settecento Vermeer non era praticamente più ricordato e non era più nemmeno riconosciuto, ovvero, vedendo un quadro di Vermeer, non si sapeva dire di chi fosse quel quadro, a tal punto che molte sue opere furono, nel corso del tempo, attribuite ad altri pittori e Vermeer cadde nell'oblio. Ma quando Vermeer è stato riscoperto? Perché chiaramente se oggi noi sappiamo chi è Vermeer e conosciamo le sue opere è perché a un certo punto Vermeer è stato ricordato, quindi è stato riscoperto. Vermeer è stato riscoperto nel XIX secolo da un gruppo di appassionati d'arte. E in questa riscoperta gioca un ruolo importante proprio il quadro della ragazza con l'orecchino di perla. Siamo infatti nel 1881 e a L'Aia, cioè questa città dell'Olanda, viene fatta un'asta nella quale viene messa all'asta per l'appunto la collezione di un certo signor Brahms. E a quest'asta erano presenti due amici, Victor de Stuers, io spero di averlo pronunciato correttamente, che era uno storico d'arte, e il suo amico Arnoldus de Tombe. E quando venne battuto all'asta questo dipinto, lo storico dell'arte ne riconobbe il valore e quindi disse al suo amico: prendilo che ne vale la pena. E de Tombe acquistò quindi il quadro della ragazza con l'orecchino di perla per 2 fiorini e 30 centesimi. Un prezzo irrisorio, che 2 fiorini era il prezzo del quadro e 30 centesimi erano le commissioni di vendita. E questo perché nessuno aveva minimamente capito di chi fosse quel quadro, che importanza avesse quel quadro e che valore avesse quel quadro. E quindi de Tombe si portò a casa questo capolavoro della storia dell'arte per 2 soldi, letteralmente. E de Tombe tenne con sé questo quadro per tutta la vita, fino a che nel 1902 de Tombe morì. Lui era sposato con una donna nobile, però loro non avevano avuto figli e quindi de Tombe lasciò questo quadro insieme a un'altra dozzina in eredità al Mauritshuis, cioè al museo. E quindi da quel momento il quadro della ragazza col turbante, perché questo sarebbe il titolo originale, entrò a far parte della collezione proprio di questo museo. Questo quadro quindi esce un po' dalle nebbie della storia e ovviamente da subito è un quadro piuttosto misterioso. Infatti la domanda è: ma questa ragazza chi è? Perché la cosa interessante è che questo quadro, come accennavo prima, esercita un incredibile fascino su chiunque, o almeno su quasi chiunque, lo guardi. E ci sono dei motivi del perché accade questo e tra un attimo ne parliamo. Ma prima il mistero più grande e più palese è: ma chi è la ragazza ritratta? Di ipotesi in realtà se ne sono fatte. Noi adesso parliamo delle 2 che potrebbero essere considerate le più famose, ma in realtà c'è anche una possibile, probabile, anche se non sicura, risposta. La prima ipotesi di cui parliamo è quella che per un certo tempo è stata piuttosto accreditata ed è un'ipotesi che potremmo dire che arriva da André Malraux, però che in realtà è stata fatta da tante persone. E l'ipotesi è: potrebbe essere che la ragazza ritratta è una delle figlie di Vermeer? Potrebbe essere Maria? Dunque, questa ipotesi di per sé è molto sensata. Infatti, una cosa da tenere presente è che anche i grandi pittori difficilmente dipingono a memoria, ovvero
senza nessun tipo di riferimento. È molto difficile dipingere senza nessun tipo di riferimento. Questo significa che praticamente tutti i pittori utilizzano sempre o quasi sempre dei modelli. Poi il modello o la modella può venire rielaborato. Se per esempio io voglio ottenere, non lo so, Atena, io posso utilizzare una modella e poi rielaborarne i tratti, rielaborarne il vestiario e così via e ottenere Atena. Però io sono partita osservando una modella, osservando una persona reale che mi fa da base per la posizione, l'anatomia, le proporzioni e così via. Quindi, detto questo, è molto possibile o comunque è molto sensato che Vermeer abbia utilizzato anche magari più volte come modelli i propri figli. Quindi l'ipotesi che questa ragazza ritratta sia una delle figlie di Vermeer è un'ipotesi di per sé molto sensata. Tuttavia è stata scartata. È stata scartata proprio a livello di raffigurazione. Quindi un'ipotesi che è stata fatta comunque molto sensata è questa, però a oggi non è accettato. Quindi a oggi si dice no, la ragazza ritratta non è in effetti una delle figlie di Vermeer. La seconda ipotesi invece è quella forse oggi più conosciuta e più famosa grazie al film e al libro, ovvero l'ipotesi che questa ragazza ritratta sia una sorta di servetta. Nel 99-2000 infatti viene pubblicato il romanzo La ragazza con l'orecchino di perla di Tracy Chevalier, dal quale nel 2003 verrà tratto il film La ragazza con l'orecchino di perla. Ora, il film e anche il libro raccontano che la ragazza sarebbe questa Grit, comunque questa servetta, che viene mandata per l'appunto a servizio in casa Vermeer. Questa ragazza è particolarmente attratta dall'arte, dalla pittura e comincia in un certo senso a studiare un pochino, anche un po' a lavorare con Vermeer, fino a che lui gli comincia a venire l'idea di chiedergli di posare per un ritratto. A quel punto il committente di Vermeer si invaghisce della ragazza e chiede a Vermeer che gli venga praticamente ceduta, ma Vermeer si rifiuta e allora il committente gli chiede però un ritratto della ragazza. E quindi ecco che così nascerebbe il quadro, perché Vermeer a quel punto fornisce a Grit gli orecchini di perla di Catarina, cioè di sua moglie, e ne fa il ritratto. Ora, questa storia è chiaramente inventata, è un romanzo, però quanto è possibile che questa ragazza ritratta sia effettivamente una ragazza della servitù? E il discorso è quello di prima. È possibile, cioè di per sé ci sta, nel senso, come abbiamo detto prima, è molto probabile che Vermeer abbia usato un modello, una modella per questo quadro, quindi è possibile che sia stata una ragazza della servitù? Perché no? Il punto è che non lo sappiamo, quindi diciamo che bisogna comunque tenere presente che questa storia è una storia di fantasia, quindi non è la storia del quadro della ragazza col turbante, è una storia di fantasia ambientata proprio in quel periodo e prendendo come pretesto questo dipinto. Quindi la storia di per sé non è vera. Poi il discorso potrebbe essere stata una ragazza della servitù a posare come modella? Per quanto ne sappiamo, impossibile non è. Ma quindi chi è questa ragazza? È possibile capire qualcosa di lei osservandola? In effetti sì. Si può infatti supporre qualcosa tentando di osservare meglio la ragazza e quindi di dedurne delle informazioni. E prima di tutto quello che si può notare è che questa ragazza ha un che di esotico. Forse a noi oggi questa cosa non salta subito all'occhio perché comunque siamo abituati a una società multiculturale e quindi vediamo tanti tipi di vestiario diverso, tante culture diverse. Ma all'epoca, in Olanda, vedere una ragazza vestita così non era cosa da tutti i giorni. E la cosa particolare di questa ragazza è che indossa il turbante che dà il titolo all'opera. La ragazza infatti indossa questo turbante che è formato da una stola gialla che viene annodata
e che viene poi tenuta ferma attorno alla fronte da una fascia di stoffa azzurra. E questa fascia di stoffa azzurra è uno dei punti focali del dipinto. Infatti, guardandolo di primo acchito, quello è uno dei punti in cui lo sguardo si sofferma. Quindi la fascia azzurra è proprio uno dei punti di interesse del quadro. La ragazza indossa poi una giacca che sembra essere piuttosto pesante, anche se Vermeer l'ha dipinta in modo... Ora, qualche fonte dice sommario, ma io non lo definirei proprio sommario perché comunque è una pittura, come dire, che rende molto bene. Però certo non è una pittura ultra realistica, quindi non riusciamo a capire di che stoffa è fatta la giacca. Potrebbe essere forse una giacca di lana? Sembra comunque una giacca piuttosto pesante, color senape per l'appunto, sotto la quale spunta una camicetta bianca. Ora, ci sono stati degli studiosi che hanno detto che questa giacca fa parte dell'abbigliamento esotico della ragazza. È possibile, però c'è anche da dire che la foggia della giacca sembra essere quella che era la moda normale dell'epoca in Olanda, proprio con l'arricciatura dietro. Quindi in realtà sì, forse potrebbe essere parte dell'abbigliamento esotico visto che non vediamo il resto, però forse in effetti questa giacca non ha nulla di esotico, probabilmente è una normale giacca che si utilizzava all'epoca. E poi la ragazza indossa ovviamente questo orecchino di perla, che è quello che dà il secondo titolo a quest'opera. Questo orecchino è molto particolare perché, allora, a livello pittorico c'è una curiosità che diciamo tra un attimo. Comunque, a livello pittorico è un punto luce importantissimo. C'è proprio questo punto di luce bianca che accende il viso della ragazza e che accende quindi tutto il quadro. Ma poi questo orecchino è particolare anche perché è come se fosse fuori luogo. Infatti la ragazza indossa questo orecchino con questa perla molto grande. Ora, a oggi le perle sono coltivate anche e quindi vengono, per così dire, un po' formate, ma all'epoca venivano utilizzate solo le perle naturali e trovare perle naturali di quella grandezza è piuttosto raro. Questo significa che all'epoca solo la gente veramente ricca poteva permettersi una perla di quelle dimensioni. Quindi, la ragazza ritratta è ricca? No, è questo il punto. La ragazza ritratta non appare affatto ricca, anzi appare quasi una ragazza, quasi una servetta. Quindi come fa ad avere questa perla? Ora, una ipotesi molto interessante è questa. All'epoca venivano da Venezia delle perle in vetro, che erano molto grandi e che venivano poi lucidate per fare sì che sembrassero perle vere, ma in realtà erano bigiotteria. E quindi è possibile, forse, che la ragazza di questo ritratto indossi proprio una di queste perle da bigiotteria. E qui una curiosità pittorica fantastica, quella a cui accennavo un attimo fa. Pittoricamente parlando, questo orecchino non esiste. Se si osserva infatti il quadro, si vede come l'orecchino in sé non sia disegnato, non sia dipinto, ma siano dipinte soltanto le luci. È dipinta la grande luce bianca alla nostra sinistra, è dipinta la luce leggermente meno forte nella parte inferiore della perla e è dipinta verso il centro un'ombra di luce, ma in effetti l'orecchino non è dipinto. È l'occhio dell'osservatore, il cervello dell'osservatore, a completare la forma e quindi a vedere l'orecchino tridimensionale. Ma quindi, poste queste informazioni, il turbante che non si usava, la perla un po' esotica, un po' fuori luogo, ma la giacchetta, che potrebbe essere una giacchetta effettivamente utilizzata all'epoca dalla gente normale. Chi è questa ragazza? Allora, all'epoca, intorno al 500-600, vengono di moda quelle che venivano e che vengono definite tronie. Le tronie
Sono delle opere pittoriche, a volte anche scultoree, un po' particolari. La parola sembrerebbe derivare dal francese, infatti la pronuncia a volte può anche essere troni e io le dico al femminile, io sono abituata a dire le troni, però ci sono persone che dicono i troni, quindi al maschile. Ad ogni modo, la parola troni sembrerebbe derivare dal francese e sembrerebbe poi nell'area olandese o poi in modo esteso significare faccia, viso o muso. E infatti i Detroni sono delle opere pittoriche un po' particolari perché ritraggono delle persone che però non sono realmente esistenti, ma sono dei tipi. Le Troni non sono propriamente delle caricature, anche se a volte possono avere un aspetto caricaturale, ma di per sé non sono caricature. Di per sé sono una sorta di concettualizzazione, di simbolizzazione di un concetto, cioè in pratica tramite il dipingere una faccia, una cosiddetta testa in gergo, si va a dipingere un concetto che può essere un sentimento, una sensazione, un carattere o una tipologia di persone. Si può avere quindi, per esempio, una persona dipinta che rappresenta la vecchiaia, quindi il tipo vecchia signora o il tipo vecchio signore. Oppure si può avere una persona che rappresenta l'amore, la sensibilità, oppure una persona che rappresenta l'odio. Oppure si possono avere concetti come il gusto, il tatto o cose di questo tipo. Quindi si ha una rappresentazione di un concetto che diversamente sarebbe difficile rappresentare, cioè come rappresenti l'amore? Non esiste l'amore in senso figurato, devi rappresentare qualcosa che veicola il messaggio amore. Come rappresenti il concetto vecchiaia? Hai bisogno di qualcosa o di qualcuno che veicoli il concetto vecchiaia. Ecco, queste sono le Troni. Ma è anche da dire che le Troni rappresentano anche dei tipi. Esempio, la vecchiaia è un concetto, è vero, però se si dice vecchia signora, più o meno c'è una sorta di archetipo. Ecco, anche quella è una Troni, quindi potremmo dire che sono anche delle sorte di archetipi, l'archetipo del vecchio, l'archetipo della giovane ragazza, l'archetipo del fumatore, lo vediamo tra un attimo, l'archetipo dell'orientale e così via. Quindi le Troni sono delle simbolizzazioni e quindi difficilmente sono persone realmente esistenti. E perché difficilmente? È per il discorso di prima. È molto difficile dipingere a memoria, è molto più facile dipingere con un modello davanti e quindi anche se tu vuoi dipingere un archetipo, un concetto, ti fa comodo avere davanti un modello o una modella da cui prendere le proporzioni. Però la Troni non è un ritratto, ovvero quella persona lì non deve essere riconoscibile o comunque qualora sia riconoscibile non era la finalità del quadro. La finalità del quadro era passare un messaggio simbolico, archetipico, non era fare il ritratto di una persona. Quindi sì, ci può essere anche un modello, una modella qualora faccia comodo, ma l'obiettivo della Troni non è far riconoscere la persona da cui si è partiti, ma è far riconoscere il concetto. Il ritratto infatti ha una funzionalità molto specifica. Il ritratto all'epoca, durante la storia, è stato sempre l'equivalente di una fotografia, quindi il ritratto doveva rendere ben riconoscibile la persona ritratta, perché poi il ritratto aveva una funzione politica, aveva una funzione comunicativa, aveva anche una funzione di marketing, quindi doveva far vedere la persona ritratta quanto era potente, quanto era ricca, quanto era nobile, anche quanto era bella a volte. E di conseguenza doveva essere molto comprensibile chi fosse il ritratto e a volte veniva anche migliorato un po'.
Quindi il ritratto aveva funzione molto specifica e doveva rendere riconoscibile la persona. La Trony invece non è un ritratto, la Trony non deve rendere riconoscibile nessuna persona, deve rendere riconoscibile un tipo, un concetto, una caratteristica, un'emozione, un tratto del carattere. Deve essere per l'appunto un archetipo, quindi la Trony è qualcosa di simbolico. E un'altra differenza importante tra la tronia e il ritratto sono le dimensioni. Il ritratto non ha delle dimensioni specifiche, ma solitamente non è mai troppo piccolo o insomma, soprattutto se ritrai un nobile, ritrai un signore, un potente, non è che fai una cosa piccola così, perché sennò diventa una miniatura, che è un'altra cosa. Invece le tronie erano spesso piuttosto piccole, erano 20-30 centimetri, proprio perché non sono ritratti e quindi non avevano la funzione di pubblicità, di marketing, comunicazione, di guardatemi tutti, ma avevano una funzione di decorazione domestica, cioè le persone all'epoca, chi poteva, acquistava questi piccoli dipinti e li metteva in casa e quindi poteva avere in casa queste piccole opere che simboleggiavano qualcosa, che ricordavano qualcosa. E qui possiamo andare a vedere un 3-4 esempi di tronie. Qui possiamo vedere per esempio il fumatore, che rappresenta anche il senso del gusto. In questo caso abbiamo una rappresentazione anche vagamente caricaturale. Poi abbiamo la rappresentazione di un altro senso, ovvero il tatto, con un uomo che si toglie un cerotto. Poi abbiamo la rappresentazione della sensazione che dà una bevanda amara. Anche in questo caso siamo in presenza di un'opera vagamente caricaturale. E poi abbiamo i tipi di persone, per esempio la gitana. Queste sono tutte persone non realmente esistenti, ma sono persone inventate che rappresentano un concetto, ovvero sono delle tronie. E Vermeer ha dipinto delle tronie? La risposta è sì. Per esempio, ne andiamo a vedere 3. Il primo che andiamo a vedere è Fanciulla con flauto del 1670. È un dipinto a olio su tavola attribuito a Vermeer. È attribuito perché c'è ancora qualche dubbio che magari possa non essere un Vermeer. Comunque, a oggi viene considerato un Vermeer. In questo dipinto vediamo una giovane donna dal viso allungato che siede a un tavolino. Indossa una pesante veste azzurra bordata di stoffa bianca e di pelliccia, anch'essa bianca. Porta 2 orecchini ad anello che sembrano d'oro e indossa un curioso cappello di foggia orientale, che potrebbe essere cinese. E come da titolo, la ragazza tiene in mano un flauto di legno. E la ragazza siede su una sedia con un pomello intagliato e siede davanti a quello che sembra essere un arazzo appeso al muro. E questo dipinto ricorda molto nelle sue parti un'altra tronie di Vermeer, ovvero la ragazza col cappello rosso. Il dipinto Fanciulla con cappello rosso è un olio su tavola databile tra il 1666 e il 1667. Questa ragazza in effetti somiglia molto a quella del flauto. Ritroviamo infatti lo stesso viso particolare e allungato, gli stessi occhi allungati e distanti e la stessa bocca carnosa. Potrebbe essere la stessa persona? Potrebbe essere la stessa modella che ha usato il pittore? Forse. Anche questa ragazza si gira leggermente, un po' come la ragazza con l'orecchino di perla. E anche questa ragazza sembra essere stata disturbata in un momento in cui stava facendo altro. La ragazza indossa una pesante veste blu ricamata e un importante cappello rosso piumato che dà il titolo all'opera.
Indossa degli orecchini che potrebbero avere delle perle come pendaglio ed è seduta su quella che sembra essere una ricca sedia con i pomelli intagliati. E dietro di lei vi è un arazzo. Il tutto rimanda a un senso di ricchezza e di opulenza e anche a un'eleganza vagamente esotica. E l'ultimo che andiamo a vedere è lo Studio di giovane donna del 1665. Questo potrebbe essere uno dei 3 dipinti di Vermeer che furono descritti a un'asta ad Amsterdam nel 1696 come una faccia, ovvero una tronì, in abbigliamento antico. E questo dipinto, secondo me, somiglia o comunque ricorda non poco la ragazza con l'orecchino di perla. Abbiamo infatti anche qui una ragazza molto giovane, molto più giovane delle 2 donne appena viste. E questa ragazza indossa una casacca che non nel colore ma nella consistenza ricorda quella della ragazza con l'orecchino di perla. E anche qui abbiamo una ragazza che indossa un turbante che le nasconde completamente i capelli e anche la posa è quasi identica. E se è vero che i colori qui sono per lo più desaturati e neri e bianchi, è anche vero che la coda del turbante è gialla, come quella del turbante della ragazza con l'orecchino di perla. E anche questa ragazza indossa un orecchino di perla. Nel 1676, 3 mesi dopo la morte di Vermeer, che morì nel dicembre del 75, venne fatto un inventario dei suoi beni, tra i quali veniva scritto 2 troni dipinte con foggia turca, di cui una delle 2 era definita come ragazza con turbante di foggia orientale. Ora, è possibile che tra queste 2 troni di foggia orientale, eccetera, vi fosse proprio la ragazza con l'orecchino di perla, che indossa questo turbante che ricorda in effetti un turbante che veniva utilizzato nell'impero ottomano. E questo significa 2 cose. Una è che se è vero che una di queste 2 ragazze con turbante era la ragazza con l'orecchino di perla, noi sappiamo che Vermeer non si separò mai da questo quadro. E 2, la seconda cosa, è che già qui questo quadro viene definito Troni di foggia orientale. Quindi chi è la ragazza con l'orecchino di perla? Probabilmente nessuno. Probabilmente è una Troni, cioè è una persona inventata che rappresenta la ragazza orientale turca. Ma questo non è l'unico mistero di questo quadro. Infatti, se un punto di domanda è sull'identità della ragazza, l'altro punto di domanda è: ma perché questo quadro è così famoso? È bello, d'accordo, ma perché quasi chiunque lo guarda se ne sente così attratto? Probabilmente ci sono delle spiegazioni. Non siamo sicuri, però ci sono delle considerazioni che possono essere fatte. Prima considerazione: la bellezza. Uno dei motivi, forse il più banale, ma che in effetti c'è, è bello. Questo quadro è semplicemente bello. È bello da un punto di vista estetico, è bella la ragazza ritratta ed è bello anche da un punto di vista tecnico-pittorico. Infatti è tecnicamente molto elevato, come qualità tecnica, come abilità tecnica è molto elevata. È pittoricamente molto morbido, è molto ben bilanciato nei colori, è molto ben bilanciato nelle luci, è molto ben bilanciato nelle proporzioni. Tra l'altro Vermeer aveva sviluppato una tecnica per le luci tutta sua a puntini. Infatti lui mette letteralmente dei punti luce, nel senso proprio che sono dei punti di luce ai lati della bocca, negli occhi, sull'orecchino che è un punto di luce molto grande. Quindi il quadro è bello, obiettivamente parlando è bello,
quindi questo sicuramente è un punto a favore. Seconda considerazione, il mistero. Che anche questo può sembrare banale, ma non lo è. Il fatto che questo quadro abbia un che di misterioso attrae. Quindi da una parte c'è il mistero, quello se vogliamo più superficiale. C'è una ragazza in abbigliamento esotico e tutto quello che è esotico crea sempre mistero, crea sempre curiosità. Dall'altra parte abbiamo il mistero effettivo, cioè noi non sappiamo a tutt'oggi chi sia quella ragazza. Molto probabilmente è una Troni, quindi molto probabilmente non è mai esistita questa persona, ma resta il fatto che non avendo una risposta siamo sicuri che è così, ti resta sempre quel dubbio che alimenta il mistero e quindi il mistero è sicuramente un altro elemento molto importante del fascino di questo quadro. E la terza considerazione, forse la più interessante, è la comunicazione non verbale. Il terzo motivo, infatti, per cui questo quadro esercita così tanto fascino potrebbe essere la comunicazione non verbale della ragazza. Innanzitutto, la ragazza non è in posa. Sembra essere stata interrotta mentre stava facendo qualcosa, qualunque cosa fosse. Stava facendo qualcosa in cucina, stava pensando, stava sognando, stava facendo qualcosa, è stata interrotta. Sembra che sia come stata chiamata dal pittore e lei si gira e guarda tipo così e quindi non è in posa. Ha questa posa che in senso di posizione molto naturale e molto ingenua quasi. E questa postura può rimandare a un atteggiamento quasi timido della ragazza che si gira e è quel ti guardo ma non ti guardo veramente, ti guardo però un po' mi proteggo. E infatti è importantissima l'espressione di questa ragazza. La ragazza infatti ha un'espressione molto languida e molto seducente. Ha questi occhi che guardano un po' di sbieco, un po' all'insù, con le palpebre un pochino abbassate, ha la bocca semiaperta, la bocca è un altro punto di interesse molto forte nel quadro, ha la bocca semiaperta e il pittore rende queste labbra umide. Infatti si può vedere la lumeggiatura al centro del labbro inferiore e quei due punti luce ai lati della bocca che rendono la bocca umida. E ci sono, come detto, anche due punti luce negli occhi, un punto luce per occhio che accendono lo sguardo della ragazza. E questa espressione diventa molto seducente. E l'insieme della postura della ragazza, quindi dal corpo agli occhi all'atteggiamento della bocca, è molto lontano da qualunque cosa possa essere un ritratto. I ritratti infatti sono molto impostati, mentre qui la ragazza esprime questa languidezza che potrebbe essere associata quindi a un sentimento amoroso e di conseguenza la ragazza in un certo qual modo con la sua comunicazione non verbale esprime sentimento amoroso, attrazione e seduzione. E questa seduzione, questo atteggiamento seduttivo potrebbe quindi essere una delle ragioni del perché questo quadro esercita così tanto fascino su chi lo osserva. Ma quindi, in conclusione, questa ragazza così affascinante esiste o non esiste? È esistita o non è esistita? Che questo dipinto sia una Troni, quindi una persona non esistita, è molto probabile. Però è anche vero, come abbiamo detto, che molto spesso i pittori utilizzano un modello o una modella per i loro dipinti, proprio perché è molto difficile dipingere, per così dire, a memoria. Quindi, è possibile che qualcuno abbia posato per Vermeer? Chi era? Una delle figlie? Apparentemente no. Una servetta? Non lo sappiamo. Una persona che faceva la modella di lavoro? Una tizia fermata per la strada? Non lo sappiamo. In realtà noi non sappiamo se qualcuno abbia posato per Vermeer.
Si potrebbe anche pensare di no, si potrebbe pensare che questa ragazza sia uscita unicamente dalla fantasia di Vermeer, ma nel caso qualcuno abbia posato per Vermeer, noi ad oggi non sappiamo chi sia questa ragazza. Io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video e di essere arrivati fin qui. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace e se il canale vi piace iscrivetevi. È molto importante sia per me che per il canale. Io quindi vi ringrazio ancora, vi aspetto nei commenti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!